Ciao a tutti, oggi è il 4 dicembre e quindi è arrivato per me il momento di pubblicare il tutorial del mio progetto, quello che insieme ad altri 3 progetti fa parte del Creative Advent 2022, quindi del calendario dell'avvento creativo di Semplici Bijou. Quindi adesso apriremo insieme le mie 4 bustine che contengono appunto i materiali necessari e poi vi svelerò piano piano di che cosa si tratta. A tra pochissimo! Ed ecco, queste sono le 4 bustine dedicate a me nell'ambito del Creative Advent 2022, quindi il calendario dell'avvento creativo di Semplici Bijou. Quindi con il contenuto di queste bustine saremo in grado di realizzare il mio progetto e lo faremo tra pochissimo. Apriremo le bustine una per volta, voi le avrete già aperte nei giorni che sono appunto già trascorsi. Poi in seguito ci saranno ovviamente i tutorial delle mie colleghe creative nei giorni successivi, solo per ragioni tecniche sono capitati a me i primi 4 numeri. Quindi a tra pochissimo, così apriamo le bustine. Ecco, allora apriamo la bustina numero 1 che corrisponde ovviamente al 1° dicembre per vedere cosa contiene. Ecco qua, stacchiamo l'etichetta, molto carina, ecco qua. Quindi cosa appunto ci sarà nella bustina numero 1, voi l'avrete già aperta come vi dicevo. Ci saranno le Gem Duo che misurano 8x5 mm nel colore Saturated Metallic Russet Orange, eccoli qui, e poi le Mini Gem Duo, eccoli qua, nel colore Gold Splash Opaque Red, misurano 6x4 mm. Questo è il materiale appunto che serve, ma adesso vediamo cosa è contenuto nella bustina numero 2. A tra pochissimo! Eccoci qua con la bustina numero 2 e quindi che corrisponde al 2 dicembre. Apriamo delicatamente, vediamo cosa viene fuori. Le sto aprendo con voi, come vedete, ed è davvero un piacere. Ecco qui. Quindi abbiamo queste Chevron Duo 10x4 mm nel colore Polychrome Mint and Chocolate, Mint and Chocolate, carinissime. E poi abbiamo, anzi teniamole qui, e poi abbiamo le mini Chevron e queste sono, come sapete, misurano 6x2 mm nel colore Chalk Beige Luster. Eccole qui che carine le mini Chevron, e queste appunto vanno ad aggiungersi a Gem Duo e Mini Gem Duo, e noi apriamo adesso la nostra terza bustina. Ecco la bustina numero 3 che conterrà altri materiali che servono per il mio progetto, e quindi apriamo, guardiamo insieme, ecco qui, e no, svuotiamo così. Ecco qui ci sono le rocaille, indispensabili rocaille. Quindi innanzitutto abbiamo queste 15.0 nel colore Duracot Galvanized Dark Berry, che sono carinissime, e poi abbiamo le 11.0 nel colore Duracot Galvanized Champagne. Ecco qua. Anzi, teniamo qui queste due per adesso e siamo pronti per aprire l'ultima bustina, la numero 4. Ecco qui, apriamo la bustina numero 4, quindi corrispondente al 4 dicembre. Ripeto, in realtà io le sto aprendo adesso e voi le avete aperte nel giorno giusto, nel momento giusto. Intanto guardiamo cosa c'è all'interno. Ecco qui. Stacchiamo l'etichetta, una gioia davvero aprire queste bustine. E qui c'è effettivamente quello che serve per chiudere questo nostro bracciale, ed ecco svelato che appunto il progetto sarà un bracciale. La chiusura è bellissima, devo dire, e poi ci sono gli anellini, una chiusura T-bar davvero carina, non l'avevo mai vista. E quindi fantastico. Adesso metto insieme tutto il materiale, così ricapitoliamo la situazione e poi iniziamo a lavorare.
Ecco qui, quindi ricapitolando, questi sono i materiali necessari per realizzare questo bracciale, che è uno dei 4 progetti che compongono il Creative Advent, quindi il calendario dell'avvento creativo di Semplici Bijou. In questo caso non ci sarà la solita tavolozza che utilizzo io per i materiali, perché è appunto un'occasione speciale. Vi ricordo soltanto che appunto serviranno le Gem Duo e le Mini Gem Duo, eccole qua. Poi le chevron e le mini chevron, poi le rocaille 11.0 e le rocaille 15.0 e poi la chiusura e gli anellini con cui regolare la misura, perché poi noi realizzeremo in 4 oppure 5 moduli a seconda delle necessità, insomma della larghezza del polso. Io ne ho utilizzati 4 per realizzare il prototipo, ma volendo ne facciamo anche 5. I materiali sono sufficienti per fare 5 moduli, per il resto saranno sufficienti sicuramente gli anellini che avete visto, sono anche tanti. Questo progetto ho deciso di chiamarlo Counting Stars, che è il nome di una canzone dei One Republic, e che a me piace tanto, e quindi mi piaceva anche l'idea, perché adesso vedrete la forma è un pochino quella di una stella, ma d'altronde cosa ci sarebbe di più adatto per il Natale? Ci sono tante cose che magari hanno fatto le mie colleghe, io non conosco i progetti delle altre, ma sono sicura che saranno bellissimi. Quindi vi invito a continuare ad aprire le bustine nei giorni successivi, perché poi ci saranno un tutorial anche delle mie care colleghe creative. A tra poco, perché iniziamo a lavorare. Ecco, però prima di iniziare è arrivato il momento di svelarvi il progetto, il bracciale Counting Stars è questo qui che vedete, che ovviamente spero vi piaccia. Come vedete qui il modulino è a forma di stella, per questo ho deciso di chiamarlo così, e io ho realizzato 4 moduli perché appunto per il mio polso che misura 15 cm sono sufficienti, e poi come vedete abbiamo la chiusura e gli anellini per regolare la lunghezza, ma ci sono le perline necessarie per realizzare un quinto modulo qualora fosse necessario. Ecco qui, questo è il bracciale e adesso iniziamo a realizzare appunto il modulino. A tra pochissimo. Ho dimenticato di dirvi che vi servirà anche l'ago numero 11 della Pony e il filo di nylon monofilamento da 0,20 mm che io sempre vi consiglio. Per cominciare dobbiamo mettere sul lago 5 mini gem duo con la parte bombata rivolta verso l'alto, così. Adesso proviamo a fare insieme la chiusura a cerchio, portiamo tutto quasi alla fine del filo e allora portiamo quasi tutto alla fine del filo. Come vedete qui abbiamo il capo del filo e poi dobbiamo avvolgere il filo sulle nostre dita e andare a ripassare in tutte le perline che abbiamo infilato, in tutte le 5 mini gem duo, così in questo modo. Poi dobbiamo tirare il filo e quindi ci ritroveremo così con i capi che si incontrano adesso in questo punto, e facciamo 2 nodi così. Questo lo faccio perché ci può essere qualcuno che magari è proprio alle prime armi e ha bisogno, insomma, magari anche di questa spiegazione. Ecco così. E adesso dobbiamo andare a nascondere il capo corto del filo in queste perline. Qualche volta io uso l'ago apribile per farlo più velocemente, ma adesso proverò a farlo così manualmente. Ecco, vedete, ho attraversato queste 2 mini gem duo, ne attraverso ancora un'altra e poi taglierò il filo. Voi se volete proseguite, ma come sapete io qui ho i tempi tecnici insomma che devo rispettare, altrimenti il video poi verrebbe troppo lungo. Ecco, vedete, io ho fatto attraversare il filo in queste 3 rocaille, scusate, in queste 3 mini gem duo, mentre nel verso opposto mi vado a inserire appunto nelle altre gem duo che si trovano da questa parte. Adesso vedete il lavoro è girato dalla parte piatta delle mini gem duo, ma questo non ha importanza per il momento, adesso lo sistemiamo e ci andiamo a inserire qui nella mini gem duo e poi proseguiamo ancora per allontanarci dal nodo. Ok, ci vediamo tra un po' perché taglio questo filo in eccesso e poi ci rivediamo per proseguire il lavoro.
Ecco, vedete, ho tagliato il capo corto del filo perché altrimenti ci avrebbe dato fastidio e poi sono qui con il filo appunto col quale dobbiamo lavorare e stiamo uscendo, come vedete, dal foro basso della Mini Gem Duo. Ho girato il lavoro dal lato giusto, quindi dalla parte bombata, dobbiamo andarci a inserire nel foro libero della Mini Gem Duo, così della stessa dalla quale stiamo uscendo, mi raccomando. E poi dobbiamo mettere sul lago questa sequenza che adesso vi faccio vedere. Ecco qui, dobbiamo mettere sul lago una Rokai 15.0, una mini chevron e 5 Rokai 15.0. Avviciniamo il tutto al lavoro, ci andiamo a inserire, eccoci qua, nel foro libero della mini chevron, così, tiriamo il filo, ci inseriamo qui, tiriamo il filo, le Rokai 15.0 si andranno a posizionare sulla mini chevron, prendiamo un'altra Rokai 15.0 e ci andiamo a inserire nello stesso foro della Mini Gem Duo dal quale stavamo uscendo, ma da questo verso, così. Quindi la mini chevron si andrà a posizionare sulla Mini Gem Duo. Poi dobbiamo però assolutamente attraversare questa Rokai 15.0 che, come vedete, viene attraversata dal basso verso l'alto. Così è venuto tutto via e ci ritroveremo in questo modo, quindi stiamo uscendo verso l'alto, come vedete. Mettiamo sul lago 3 Rokai 15.0, ecco queste qui, e ci andiamo a inserire nel foro libero della Mini Gem Duo successiva. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Ecco, adesso mettiamo sul lago questa sequenza di nuovo, quindi una Rokai 15.0, una mini chevron e 5 Rokai 15.0 e ci andiamo a inserire, andiamo innanzitutto ad avvicinare il tutto al lavoro e poi ci andiamo a inserire nel foro libero della mini chevron. Tiriamo il filo tenendo ferma la mini chevron e le Rokai 15.0 si vanno a posizionare appunto su di essa. E poi, cosa molto importante, ci andiamo a inserire in questa Rokai che è quella che precede la Mini Gem Duo e poi attraversiamo anche la Mini Gem Duo. In questo modo tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Se non si avvicinano abbastanza tiriamo qui sopra le 15.0, come vedete tra diciamo una Mini Gem 2 e l'altra avremo 4 Rokai e infatti noi adesso andiamo ad attraversare già questa Rokai che si trova sulla destra, che quindi costituirà una delle 4 Rokai che appunto ci dividono dalla Mini Gem Duo, e poi mettiamo sul lago 3 Rokai come abbiamo fatto prima, perché adesso ovviamente questo lavoro verrà ripetuto. Quindi lo rifacciamo insieme giusto per continuità. Mettiamo sul lago 3 Rokai 15.0, ci andiamo a inserire nel foro della Mini Gem Duo successiva. Poi mettiamo sul lago di nuovo una Rokai 15, una Mini Gem Duo e 5 Rokai 15. Eccoli qui. Avviciniamo tutto al lavoro e poi ci andiamo a inserire nel foro libero, tenendo bene il nostro lavoro, nel foro libero della mini chevron. Spero di aver detto mini chevron anche prima. Poi ci andiamo a inserire, quindi mi raccomando, in questa Rokai, quella che precede la Mini Gem Duo, e poi attraversiamo anche la Mini Gem Duo. Stiamo solo ripetendo i passaggi già fatti. Qui per tirare bene tiriamo dall'alto, così in questo modo, e poi però attraversiamo di nuovo questa Rokai appunto che si trova sul lato destro, e come vedete la attraversiamo dal basso verso l'alto, perché anche in questo caso ci troviamo ad uscire da questa Rokai sempre dall'alto. Questo è importante per il momento in cui andiamo a chiudere questo giro, cosa che faremo insieme tra poco. Intanto ripetete questa sequenza. A tra poco. Ecco, adesso che avrete completato anche voi tutti questi passaggi, terminiamo insieme il giro come avevo anticipato. La cosa importante è che dovrete appunto ritrovarvi sempre con 4 Rokai che dividono le Mini Gem Duo, e infatti qui, siccome noi abbiamo già attraversato questa Rokai 15.0 e poi abbiamo un'altra Rokai 15.0 qui dall'altra parte che era quella diciamo iniziale, dobbiamo mettere sul lago adesso solo 2 Rokai 15.0, e poi una cosa
cosa molto importante, dobbiamo andarci a inserire, come vi dicevo, in questo caso dall'alto verso il basso in questa rocaille per chiudere il giro. Perché questo? Perché come vi dicevo noi usciamo sempre dall'alto da questa rocaille e quindi dobbiamo entrarci in questo caso dall'alto per trovarci bene, insomma, per la nostra lavorazione. Quindi ci inseriamo qui e concludiamo e chiudiamo il giro, tiriamo bene, e poi però dobbiamo attraversare anche la mini gem duo che viene di seguito, e poi andare invece nella parte superiore del design della mini chevron. Quindi attraversiamo anche questa rocaille 15-0 che ci troviamo qui sulla destra, accanto alla mini gem duo e poco prima della mini chevron. Tiriamo il filo e vedete tutto si congiunge, e andiamo poi ad attraversare anche la mini chevron che abbiamo qui sopra, e qui potremo poi tirare ancora meglio il filo per sistemare tutto per bene. Vedete come si sistema, e attraversiamo però anche tutte e 5 queste rocaille che si trovano sulla mini chevron. Ecco qua, così, e siamo pronti per fare un altro giro. A tra pochissimo. Ecco, come vi dicevo, stiamo uscendo dalla quinta di queste 5 rocaille 15-0 che sono sulla mini chevron, e mettiamo sul lago questa sequenza, cioè una chevron, una perlina chevron 2 di quelle grandi, una gem duo e 5 rocaille 11-0 questa volta. Avviciniamo tutto al lavoro e facciamo questo passaggio molto semplice, che è appunto quello di andarci a inserire innanzitutto nel foro libero della gem duo, poi nel foro libero della chevron, e poi nelle 5 rocaille 15-0 che troviamo di seguito. Adesso ne attraversate solo 3, tiriamo bene il filo e la sequenza si sistemerà in questo modo. Come vedete dobbiamo fare attenzione ovviamente a che la gem duo venga dalla parte bombata, come abbiamo le mini gem duo dalla parte bombata. Attraversiamo anche le altre 2 rocaille 15-0 che sono sulla mini chevron, e siamo pronti per ripetere questa sequenza. La facciamo insieme giusto un'altra volta. Mettiamo sul lago la chevron, la gem duo e poi 5 rocaille 11-0 che adesso vi faccio vedere meglio, e ripetiamo il passaggio. Ecco qui la sequenza, e poi avviciniamo di nuovo tutto al lavoro. Andiamo a inserirci nella gem duo, nel foro libero della gem duo, nel foro libero della chevron, e poi attraversiamo le 5 rocaille che si trovano, le rocaille 15-0 che si trovano sulla mini gem duo successiva. Ovviamente non riusciamo ad attraversarle tutte in una volta, ma adesso attraversiamo, ecco, ripeto, anche queste 2 così. Quindi questo è il passaggio che dobbiamo ripetere per tutto il giro, e ci vediamo alla fine del giro. Terminato il giro ci ritroveremo così, però dobbiamo adesso in realtà proseguire appunto ancora nelle rocaille 15-0 che troviamo di seguito, ma soprattutto dobbiamo risalire su qui nella chevron, nella gem duo, e poi attraversare anche queste 2 rocaille, le prime 2 rocaille che abbiamo qui, appunto queste rocaille 11-0. Attraversiamo 2 rocaille 11-0, tiriamo bene il filo, e poi questa rocaille la saltiamo perché andrà a costituire la punta diciamo della nostra stella, e poi attraversiamo le successive 2 rocaille. Quindi questa la saltiamo facendola venire, come vedete, un po' più su, e poi da questo punto in poi dobbiamo fare il decoro che ovviamente terrà insieme tutte le chevron e gem duo, e quindi dobbiamo mettere sul lago in realtà 5 rocaille 11-0. Adesso vi faccio vedere bene la sequenza, e 2 rocaille 15-0. Ecco qui. Questa è la sequenza che dobbiamo inserire, e ci andiamo a inserire appunto nella rocaille centrale di queste 5 che si trovano sulla mini chevron, nella rocaille centrale di queste 5 15-0, tiriamo il filo e ci ritroveremo così.
non così, così. E poi dobbiamo attraversare, invece risalire solo in una delle 15 0 che abbiamo appena inserito, dal basso verso l'alto, tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Adesso quindi dobbiamo inserire una rocaille 15 0 e 5 rocaille 11 0. Vi faccio vedere la sequenza così. Perché? Perché abbiamo già una rocaille 15 0 diciamo sul lavoro e quindi ne metteremo solo una, e poi le 5 11 0. Con queste ci andiamo a inserire nelle prime due 11 0 che troviamo qui sulla gem duo, e quindi tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Poi saltiamo questa rocaille centrale, non la attraversiamo e andiamo nelle due successive e dobbiamo ripetere questa sequenza. Lo faccio solo un'altra volta perché lì eravamo partiti diciamo dall'inizio, quindi era un pochino diverso. Tiriamo il filo e quindi dobbiamo mettere sul lago, vi dicevo come prima, 5 rocaille 11 0 e 2 15 che vi faccio vedere subito. Eccole qui, e ci andiamo a inserire nella rocaille centrale, questa qui del 5 15 0 che abbiamo sotto. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Dobbiamo ricordarci di risalire solo in una di queste rocaille 15 0 che abbiamo inserito. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così, vedete si vengono a formare le punte della nostra stella, e poi mettiamo sul lago una rocaille 15 0 e 5 rocaille 11, perché ripeto una ce l'abbiamo già sul lavoro. Con questa sequenza andiamo a inserirci nelle prime due rocaille 11 0 che si trovano sulla gem duo. Saltiamo quella centrale, non la attraversiamo e andiamo nelle successive due. Tiriamo il filo e si formerà la punta, così. Adesso ripetiamo queste operazioni per tutto il giro e ci vediamo qui tra poco. Terminiamo il giro, ma semplicemente appunto con questa sequenza, giusto per farlo insieme, per completare insieme, e avremo formato la nostra stella, diciamo la parte principale della nostra stella. Adesso dobbiamo fare solo un giro effettivamente di rinforzo con dei sostegni un po' particolari, ma semplici, molto semplici, e poi ovviamente ci saranno tutti i dettagli relativi a come agganciare le stelle tra di loro e fare i cappietti alle estremità. Quindi intanto, come vi dicevo, chiudiamo il giro, abbiamo formato la nostra stellina, proseguiamo ancora nel lavoro. Se volete potete saltare questa rocaille oppure attraversarla. Io in uno dei giri che faccio la attraverso e nell'altro invece la salto, ma è uguale. E intanto quindi attraversiamo queste rocaille per come le troviamo, e però andiamo ad uscire dall'ultima rocaille 11 0, questa qui, quella che precede le 15. Usciamo da questo punto che vi faccio vedere bene adesso. Tiriamo bene il filo, qui stiamo uscendo da questo punto, dall'ultima rocaille 11 0, e mettiamo sul lago 5 rocaille 15 0. Ecco qua, 5 rocaille 15 0. Con queste rocaille ci andiamo a inserire, vedete bene, nel foro destro diciamo della chevron, per fare una serie di diagonali che poi invece nel giro successivo chiuderemo e saranno degli incroci, ma abbiate fede, adesso vi faccio vedere, è davvero semplice. Quindi attraversiamo il foro destro della chevron e anche della gem duo, saliamo su con l'ago, tiriamo il filo e ci ritroveremo così, vedete si viene a formare questa linea diagonale con le 5 15 0. Poi attraversiamo proprio le due rocaille 11 0 che abbiamo qui di seguito, che sono quelle che avevamo messo sulla gem duo. Attraversiamo anche quest'altra di punta, perché così abbiamo fatto prima, e poi attraversiamo anche tutte queste rocaille che troviamo dopo quella di punta, che poi sono 7 rocaille, e andiamo ad uscire dall'ultima rocaille 11 0 come vi dicevo, e quindi sempre da questo punto dobbiamo ripetere questo passaggio, cioè mettere sul lago 5 rocaille 15 0 che adesso vi faccio vedere, e andarci a inserire nel foro destro della chevron e della gem duo. Attraversare queste due perline,
tirare il filo si formerà di nuovo questa diagonale, poi di nuovo attraversiamo le rocaille che si trovano sulla gem duo, quindi 2 più quella di punta più poi le successive 7 che abbiamo qui sul fianco, diciamo, della gem duo, fino ad uscire dall'ultima rocaille appunto 11,0 e ripetere questo passaggio, le 5 rocaille 15, e ci inseriamo qui nel foro della gem duo. Quindi terminiamo questo giro, vedete le diagonali che si vengono a formare, e poi ci rivediamo qui tra poco. Terminato il giro ci ritroveremo così, vedete le diagonali che si sono formate, effettivamente si mimetizzano un po' con il fondo, però qui abbiamo tutte queste diagonali. Cosa succede? Che noi nel fare l'ultimo passaggio ci troveremo ad uscire da qui, come vedete ho attraversato queste 2 rocaille sulla gem duo, adesso questa la salto, come vi dicevo prima, però una cosa importante, adesso dobbiamo fare un giro di ritorno, tra virgolette, per formare qui con queste diagonali degli incroci, come vi avevo anticipato. Quindi io adesso dobbiamo attraversare queste 2 rocaille che si trovano sulla gem duo sul lato sinistro, e non andiamo oltre adesso, perché altrimenti andremo a ripetere lo stesso passaggio già fatto. No, adesso dobbiamo scendere giù nel foro della gem duo e nel foro della chevron, così tiriamo il filo e ci troviamo così. Dobbiamo adesso prendere 2 rocaille 15,0 e andarci a inserire nella rocaille centrale di queste 5 appena aggiunte. Vi faccio vedere bene, così, nella rocaille centrale di queste 5 che avevamo messo nel giro precedente, tiriamo il filo così da formare una croce, ma adesso la completiamo perché prendiamo altre 2 rocaille 15,0 e ci andiamo a inserire adesso sì, invece nell'ultima, diciamo, di queste rocaille 11,0 che abbiamo ai lati delle chevron e delle gem duo, e poi risaliamo su fino a un certo punto. Quindi ci inseriamo in questo punto qui nella prima e nelle successive rocaille 11,0 che abbiamo qui di seguito. Tiriamo il filo e vi faccio vedere che si forma questa crocetta qui. Ecco, questo incrocio di rocaille 15,0. Adesso dobbiamo proseguire, ma dobbiamo fare attenzione perché attraversiamo la rocaille che si trova appunto sulla destra della gem duo, quella centrale, giusto così per sicurezza la saltiamo questa volta a questo giro, tiriamo il filo attraversando queste altre 2 rocaille, solo 2 dopo quella centrale, e poi andiamo a inserirci, andiamo a appunto scendere giù nella gem duo e nella chevron, nel foro sinistro di queste 2 perline. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così ad uscire da questo punto, e qui mettiamo le 2 rocaille 15,0, ci andiamo a inserire nella rocaille centrale delle 5 rocaille che abbiamo aggiunto poco fa nel giro appunto precedente, con un po' di pazienza, così, e poi tiriamo il filo e poi prendiamo le altre 2 rocaille 15,0 che arrivano, eccole, e ci andiamo a inserire però nell'ultima rocaille 11,0 che troviamo qui lateralmente in questo punto. Nell'ultima, ovviamente, che per noi però sarà la prima, diciamo, che incontriamo, la prima 11,0 che incontriamo qui risalendo sul fianco destro della chevron e della gem duo, e poi proseguiamo ancora, ma solo, come vi dicevo, fino alla seconda rocaille dopo quella centrale, perché poi dobbiamo scendere di nuovo giù nella gem duo e nella chevron per ripetere questi passaggi. Adesso vi sembrerà un po' storto, ma quando completeremo questo giro la stella starà ben dritta e potremo agganciarla al resto. Quindi scendiamo giù nella gem duo e nella chevron e proseguiamo, e ci vediamo qui tra un po'. Ecco, e questo è appunto il nostro modulo terminato, con gli incroci che abbiamo appena fatto, che fungono un po' da tiranti, quindi per la stabilità della struttura. Io adesso vi farò vedere come fare il cappietto, perché ovviamente nel primo modulo va fatto il cappietto a cui agganciare la chiusura, mentre poi una volta fatto il cappietto voi potrete proseguire ancora nel lavoro, fare 2 nodi, proseguire ancora nelle rocaille e poi tagliare il filo, perché poi quando invece farete il secondo modulo, con il filo del secondo modulo vi
aggancerete al primo, con una modalità che ovviamente io vi farò vedere tra pochissimo. Io ho deciso di fare 4 moduli, ma nel kit c'è necessario per farne in pratica anche 5 se è necessario, insomma, per la misura del vostro polso. Io ho visto che mi trovo bene, il mio polso in realtà misura 15 cm di circonferenza, e quindi con la chiusura T 4 moduli per me sono giustissimi, e quindi regolatevi un pochino, voi magari vedete, però nel kit c'è il necessario per fare il quinto modulino. Quindi io adesso vi voglio dire un'altra cosa, che comunque per fare ogni modulino dovrete tagliare 1,20 m di filo, e poi vi dico che appunto tra un po' vi faccio vedere come fare il cappietto qui, come agganciare il modulo al resto degli altri modulini, e poi come fare invece il cappietto nell'altra estremità ovviamente del bracciale, che sarà diverso da questo che abbiamo fatto qui su, che tra l'altro è semplicissimo comunque. Quindi a tra pochissimo per proseguire. Ecco, per fare il cappietto ci portiamo nella rocaille di punta della nostra stella, mettiamo sul lago 6 rocaille 11,0, ci andiamo a inserire nella stessa rocaille ma dal lato opposto, e tiriamo il filo e ci ritroveremo così, e dobbiamo ripassare nel cappietto un paio di volte, anche perché si tratta di un bracciale ed è bene che sia resistente. Ora poi io adesso disferò questo perché, come vi dicevo, ho già fatto, ma vi consiglio, nel fare il primo pezzo, di fare semplicemente il cappietto come vi dicevo, e poi arrivare in un punto magari qui dove non si è passati troppe volte nelle rocaille, fare 2 nodi, proseguire ancora un po' nel lavoro e tagliare il filo, perché poi con il secondo modulo, che invece il filo non lo tagliamo subito ma ci andiamo ad agganciare in pratica qui sotto. A tra poco. Ecco, adesso occupiamoci di collegare il modulo appunto al restante lavoro. Ovviamente voi lo dovrete fare per 3 volte almeno, o 4 a seconda dei modulini che farete, e io ve lo faccio vedere una volta. Adesso quindi cosa facciamo? Stiamo uscendo dalla punta della nostra stella e ci andiamo a inserire in queste rocaille che vi faccio ora vedere, cioè vedete questa che viene subito dopo le 15,0 che si trova tra le 2 punte. Noi saltiamo quella rocaille e andiamo a infilarci in queste 2 rocaille e tiriamo il filo. Poi da questa parte invece andiamo a inserirci nelle 2 rocaille che praticamente, vedete, queste 2 in realtà ne mancano 3 per arrivare alla punta. Noi ci inseriamo in queste 2 che vengono prima della rocaille, vedete bene, prima della rocaille che precede la punta, ok? Tiriamo il filo, adesso vi farò vedere meglio nel momento in cui si avvicinano i moduli, insomma. Vi faccio vedere un attimo. Ecco qua, così dovremo venire a trovarci. Va bene, vi faccio vedere meglio perché non si vede. Stiamo uscendo da questo punto, ok? E poi ci andiamo a inserire in questa rocaille qui, e di nuovo in queste 2 rocaille, perché dobbiamo ripassare questo passaggio, queste 2 rocaille in cui ci siamo infilati prima. Tiriamo il filo e poi ci andiamo a inserire di nuovo in queste 2 rocaille, ma attraversiamo anche l'ultima e poi andiamo ad uscire dalla rocaille centrale, da quella della punta. Ecco qua, adesso che stiamo uscendo da qui, in pratica dobbiamo andarci a infilare in maniera simmetrica dall'altra parte, quindi ci inseriamo in queste 2 rocaille, quindi saltando quella che viene subito dopo le 15,0, anche qui ci andiamo a inserire in queste 2. Fatto questo, dobbiamo agganciarci al modulo sotto anche qui, quindi andremo a inserirci in questa rocaille. Vedete, qui abbiamo, rispetto sulla destra della punta, 1, 2 e 3 rocaille. Ci andiamo a inserire nella terza, ma praticamente andiamo a risalire, vedete, nella terza e nella seconda, diciamo a partire da questo punto, così. Spero che si veda bene, e poi andiamo a risalire su e a ripassare in quelle 2 rocaille di cui vi parlavo prima, quelle del modulo già realizzato, che sono queste qui, saltando questa dopo le 15 in queste 2. In questo modo ci verremo a trovare, vedete, in questa situazione.
Adesso tirando il filo si chiarirà meglio e quindi ci sarà il collegamento tra appunto il modulino sovrastante e quello appena realizzato. Però adesso invece di ripassare di nuovo in questa diciamo combinazione di perline, cioè lo facciamo ancora un'altra volta, tiriamo il filo perché dobbiamo passare un paio di volte, sappiamo che il bracciale deve essere resistente, ci andiamo di nuovo, scusate, a inserire qui nelle due rocaie sopra e poi però, dicevo, invece di risalire in queste rocaie, adesso scendiamo lungo il bordo praticamente della stella, andiamo a scendere giù in queste rocaie, per comodità potremmo girare il lavoro fino ad arrivare in questo punto dove praticamente faremo il cappietto sotto che ha, diciamo, un'altra forma. Dobbiamo arrivare fino a questa rocaille qui che è, vedete, la terzultima prima delle 15,0, ma ci vediamo tra poco. Intanto ridiscendiamo lungo il bordo. Ecco, io sono arrivata in questo punto nel quale, dal quale in pratica noi partiremo per fare il cappietto, come vi dicevo, nella parte sotto, che è diverso da quello fatto sopra. Quindi adesso che facciamo? Intanto vi volevo dire che nel ripassare lateralmente qui io ho attraversato queste due rocaille 15,0 insieme senza più interessarmi di questa centrale che abbiamo sotto per motivi tecnici e pratici. Ora usciamo da questo punto e mettiamo sul lago 6 rocaille 11,0. Come vedete, questa, come vi dicevo, è la terzultima rocaille prima di arrivare alle 15,0. Da questa rocaille qui e ci andiamo a inserire nella rocaille che qui simmetricamente troviamo dall'altro lato, quindi anche qui la terza, diciamo, a partire dalle rocaille 15,0. Tiriamo il filo ed ecco che abbiamo fatto il nostro cappietto, però ovviamente dobbiamo ripassarlo e per non andare ad attraversare queste rocaille in cui siamo passati già tante volte, faremo il cappietto in questo modo, cioè ripasseremo direttamente nelle stesse rocaille che abbiamo appena aggiunto, così, e poi tiriamo il filo, ci ritroveremo così e andiamo a inserirci in questa stessa rocaille dalla quale eravamo partiti, ma dal lato opposto, per completare un po' questa situazione, per completare il nostro cappietto. Poi, per ripassarlo ancora una volta, andiamo di nuovo ad attraversare tutte le rocaille che abbiamo aggiunto, così, fino ad arrivare dall'altra parte. Poi di nuovo attraversiamo la rocaille sottostante, tiriamo bene il filo, riattraversiamo le rocaille 11,0 perché non voglio fare i nodi da questo lato, perché di qui noi provenivamo e quindi abbiamo attraversato più di una volta queste rocaille sul bordo, quindi invece andiamo da quest'altro lato. Andiamo adesso ad attraversare, come vi dicevo, le 6 rocaille, a infilarci di nuovo in questa rocaille dalla quale eravamo partiti, ma adesso andiamo da questa parte qui e poi proseguiamo oltre, perché poi troviamo un posto comodo possibilmente per fare i 2 nodi. Tiriamo bene il filo e il cappietto sarà sistemato. Ecco, facciamo insieme anche i 2 nodi per fissare il lavoro e vi faccio vedere, sono andata in questo punto in cui il filo non è passato tantissime volte, vado sotto il lavoro, proprio sotto le rocaille, e si forma un'asola e qui all'interno dobbiamo infilarci col lago per fare appunto il nodo, e poi ne faremo anche un altro, tenendo fermo il filo e farlo passare proprio sotto queste rocaille. Ovviamente tantissimi di voi sanno già benissimo come chiudere un lavoro, lo faccio solo per qualcuno che potrebbe averne bisogno, potrebbe aver bisogno di questa spiegazione. Facciamo passare appunto l'ago nell'asola che si viene a formare passando sotto il lavoro. Adesso bisogna proseguire ancora solo un po' nelle rocaille, come vi dicevo, passando sul retro forse più comodo, e attraversiamo in queste fasi di ripasso queste rocaille 15,0 per come le troviamo, così, e quindi risaliamo nel lavoro, ma poi possiamo finalmente tagliare il filo. Ecco qui. Possiamo tagliare il filo, mettere le chiusure, ci vediamo tra pochissimo.
Ecco, e questo è appunto il bracciale terminato. Io ho inserito, vedete, ho messo un anellino qui dal lato del cerchietto e 3 dal lato della T-bar, proprio per fare in modo che sia agevole l'ingresso della T-bar nel cerchietto. Spero che questa lavorazione vi piaccia, che magari vogliate utilizzarla anche per fare per esempio degli orecchini, magari con altri colori. Comunque questo, vi ricordo, il bracciale Counting Stars, l'ho deciso di chiamare così, Counting Stars, che fa parte dei 4 progetti che compongono il Creative Advent, quindi il calendario dell'avvento creativo realizzato da Semplici Bijou. E niente, vi faccio soltanto vedere tra un attimo come sta il polso. A tra poco. Ecco, volevo farvi vedere come appunto si presenta il bracciale Counting Stars indossato. Vi ricordo che ci sono altri 3 progetti interessantissimi da scoprire, tante altre bustine da aprire nell'ambito del Creative Advent 2022, quindi sarà divertente ed emozionante perché anch'io non conosco il contenuto. Ora vi do l'appuntamento qui sul mio canale alla prossima occasione e poi ringrazio tutti coloro che hanno effettuato l'acquisto, ma anche chi vorrà realizzare i progetti dandone una propria interpretazione. Quindi vi ringrazio e ci vediamo presto.